Ho una storia da raccontare, una storia di avventura, scoperta e saggezza. È il racconto di un viaggiatore straordinario che ha attraversato terre sconosciute e culture remote. Oggi ci immergeremo nel viaggio di Marco Polo, un uomo che ha sfidato le convenzioni del suo tempo per scoprire il mondo. Il viaggio di Marco Polo è come un'epopea, una narrazione che attraversa continenti e secoli. La sua storia inizia a Venezia nel 1254, quando nacque in una famiglia di mercanti. Figlio di Niccolò Polo, Marco perse sua madre quando era ancora un bambino. Cresciuto in un ambiente ricco di storie di viaggi e commerci, Marco si sentiva attratto dall'ignoto. Nel 1269, insieme a suo padre Niccolò e a suo zio Maffeo, Marco intraprese un viaggio epico verso l'Oriente. Partendo da Venezia, attraversarono terre misteriose e incontrarono culture straordinarie lungo la via della seta. Attraverso deserti aridi e montagne imponenti, i Polo raggiunsero la corte di Kublai Khan, l'imperatore mongolo. Fu qui che iniziò il vero viaggio di Marco Polo, un'avventura che lo avrebbe portato a scoprire terre lontane e culture sorprendenti. Marco Polo rimase affascinato dalla magnificenza della corte di Kublai Khan, una città d'oro e meraviglie. Fu qui che Marco iniziò a imparare le lingue e le tradizioni del popolo mongolo, diventando un consigliere di fiducia dell'imperatore. Ma il viaggio di Marco Polo non si limitò alla Cina. Attraverso le sue avventure esplorò terre remote come l'India, la Persia e persino il Giappone. Ogni luogo portava con sé nuove scoperte e nuove sfide. Durante il suo viaggio, Marco Polo raccolse preziose informazioni sulle culture e le tradizioni dei popoli che incontrò. Il suo libro Il Milione divenne presto famoso in tutto il mondo, anche se molti dubitavano della veridicità delle sue storie. Ma Marco non era solo un raccontastorie, era anche un osservatore attento del mondo che lo circondava, documentando con cura ogni dettaglio del suo viaggio. Il suo viaggio durò 24 anni, durante i quali attraversò terre sconosciute e incontrò popoli straordinari. Ma, alla fine, tornò a Venezia, portando con sé non solo ricchezze materiali, ma anche una ricchezza di conoscenze e esperienze. Il viaggio di Marco Polo è un testamento alla perseveranza umana e alla sete di conoscenza. È una storia di scoperta e avventura che continua a ispirare generazioni di esploratori e viaggiatori. E così, mentre guardiamo oltre l'orizzonte, ci rendiamo conto che il viaggio di Marco Polo non è mai veramente finito. È un'epica continua di esplorazione e scoperta, una storia che vive nei cuori di coloro che osano sognare l'impossibile. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio straordinario. Se vuoi scoprire altre storie di avventura e scoperta, non dimenticare di iscriverti al canale. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, condividilo con i tuoi amici e attiva la campanella.